Ti risuona l'eco di un abortisci? Un imperativo glaciale che ha infranto un amore, generando un segreto destinato a venire a galla. Cosa accade quando la verità, celata per 9 lunghi mesi, emerge, costringendo un uomo a confrontarsi con il vuoto agghiacciante che la sua stessa freddezza ha creato? Ciao, sono Rossana e oggi ti guiderò attraverso la toccante vicenda di Elena e suo figlio, un percorso plasmato dalla tenacia e dall'amore incondizionato di una madre. Insieme hanno scoperto una forza interiore inaspettata, superando una delle sfide più ardue della vita e trovando una serenità che ha riscritto ogni regola. Il cielo cupo sopra Milano sembrava riflettere il gelo che avvolgeva l'appartamento di Elena Ferrari. Ogni gesto affettuoso, ogni tentativo di avvicinarsi al marito, Davide Bianchi, si scontrava contro un muro invisibile di indifferenza. Il loro matrimonio, frutto di un'unione quasi imposta dalle rispettive famiglie, era un mero esercizio di tolleranza, privo di qualsiasi scintilla d'amore o passione. Non c'era calore, solo una convivenza formale, dettata più dalle aspettative altrui che dai sentimenti reciproci. Davide, erede di una dinastia dove le emozioni erano considerate una debolezza, aveva imparato a resistere piuttosto che a connettersi. Per lui la vita era una sequenza di calcoli e controllo, dove ogni variabile doveva essere prevedibile e gestibile. I figli, in quel disegno rigoroso, erano un'incognita troppo grande, una variabile inaccettabile che avrebbe scombussolato il suo ordine prestabilito. Un bambino? Aveva sentenziato a Elena una sera, con un tono che non ammetteva repliche, il suono della sua voce privo di esitazioni. Significa troppe spese, troppe responsabilità, ci priverebbe della libertà, ci incatenerebbe a una routine che non ci appartiene. E poi dovrei sacrificare la mia carriera e tu la tua tranquillità. Non ne vale la pena. Ogni parola era un macigno, una sentenza inappellabile, pronunciata senza il minimo accenno di dubbio o consultazione, come se la decisione fosse solo sua. I biglietti lasciati da Elena sul comodino, i caffè preparati con cura ogni mattina, tutto veniva accolto con una cortesia impersonale, un'educazione fredda che feriva più di un rifiuto aperto. Era come cercare di scaldare un iceberg con un fiammifero. Una notte Elena svenne, il tonfo, seppur lieve, spezzò la monotonia del loro silenzio. Davide accorse e per un fugace istante la paura di perderla sciolse la sua armatura di ghiaccio. Si prese cura di lei con una tenerezza inaspettata, quasi aliena, ma il mattino seguente il muro si ricompose, più solido di prima. Davide non proferì parola, tornando alla sua fredda normalità, lasciando Elena a comprendere che il suo amore bussava invano a una porta di ferro, destinata a rimanere chiusa per sempre. La pioggia incessante continuava a lavare le strade di Milano, mentre nell'appartamento di Davide ed Elena 2 mondi dormivano fianco a fianco, distanti come galassie. Una mattina, con la stessa fredda precisione con cui compilava i suoi report, Davide pronunciò le parole che avrebbero segnato la fine. «Voglio il divorzio. Non ti ho mai amata, Elena. Non ci ho nemmeno provato». Fu una morte improvvisa, senza lutto, senza lacrime. Elena rimase immobile, senza chiedere spiegazioni, senza reagire, come svuotata di ogni energia e di ogni volontà di lottare. Il giorno dopo Davide prese 2 trolley, vi infilò tutti i suoi vestiti, qualche scatola con gli oggetti personali e le comunicò che sarebbe tornato nelle settimane successive per il resto delle sue cose. Chiuse la porta dietro di sé e se ne andò, come si esce da una riunione d'affari, non da una vita intera condivisa. La sua assenza riempì l'appartamento di un silenzio assordante, più rumoroso di qualsiasi litigio. Nei giorni seguenti, Elena imparò a vivere da sola, a cucinare solo per sé, a riempire il silenzio con la musica. Ma al terzo giorno, una nausea improvvisa e persistente, il profumo nauseabondo del caffè che tanto amava e un ritardo inequivocabile le diedero una certezza che le gelò il sangue. 2 linee nette su un test di gravidanza. Dentro di lei qualcosa di vivo, qualcosa di lui. Era un piccolo miracolo, una scintilla di speranza in un mare di desolazione. Un paio di giorni dopo, Elena, con il cuore che batteva all'impazzata, gli scrisse un messaggio conciso. «Dobbiamo parlare? Possiamo vederci?» Si incontrarono in un caffè vicino a casa sua. Elena lo guardò negli occhi, le mani sudavano freddo. Prese un respiro profondo e tutto d'un fiato gli disse: «Davide, sono incinta». Il suo silenzio fu glaciale, pesante come piombo, un muro invalicabile di indifferenza. «Abortisci».
disse infine, privo di ogni emozione, la voce piatta e priva di inflessioni. Non vivrò intrappolato da un errore che nemmeno ho scelto. Elena, pur sentendo il cuore in 1000 pezzi, mantenne una calma quasi innaturale, dettata da una forza che non sapeva di possedere. Va bene, rispose, me ne occuperò. Lui tirò un sospiro di sollievo visibile, pagò il conto e se ne andò, lasciandola sola al tavolo con il suo mondo in frantumi. Quella sera Elena scrisse un biglietto e lo ripose in un cassetto segreto. Non ne ho mai avuto bisogno. Una frase semplice, ma carica di un significato profondo, una promessa a se stessa di autonomia e rinascita. Elena lasciò la loro casa, la casa che aveva tanto desiderato fosse il nido per una famiglia, il luogo dove crescere i suoi figli. Non poteva più vivere tra quelle mura che le sussurravano promesse infrante e sogni distrutti. Si trasferì nella vecchia casa di sua nonna Sofia, un piccolo rifugio tra le dolci colline toscane, un luogo dove il tempo sembrava scorrere più lentamente. Portò con sé solo una valigia e un silenzio assordante, ma anche un seme di speranza. La gravidanza avanzava, celata sotto vestiti ampi e fluidi. Nel borgo nessuno la conosceva. Sua nonna aveva lasciato quella casa quando si era sposata e Elena non aveva mai messo piede in quel paesino. L'anonimato era tutto ciò di cui aveva disperatamente bisogno per elaborare il dolore e ricominciare. Lì Elena conobbe Giulia, una giovane vicina con una storia simile di abbandono e resilienza. Giulia divenne un'amica discreta, ascoltando senza giudicare, offrendo una spalla su cui piangere senza mai chiedere nulla in cambio. Il loro legame divenne un faro nella tempesta. Un giorno Elena sentì il primo leggero movimento nel suo ventre, posò una mano e per la prima volta da mesi un sorriso sincero e radioso le sbocciò sul viso. Il bambino esisteva, era reale ed era solo suo. In quel piccolo, impercettibile battito trovò la forza per affrontare il futuro. Elena partì per Milano. La sua ginecologa voleva farle una visita personalmente e lei aveva delle cose da sbrigare prima di avere il bambino. Il giorno dell'appuntamento in clinica, Elena salì i gradini lentamente, il cappotto che celava il suo ventre gonfio, un segreto ormai quasi impossibile da nascondere. Era lì per se stessa, per il figlio, per chiudere definitivamente con un passato che non voleva più portarsi dietro. La sera prima, seduta nel giardino della sua nuova casa, al lume tremolante di una lanterna, aveva scritto una lettera per il suo bambino. Meriti di nascere in un mondo senza urla, senza abbandono, senza paura. Meriti un amore incondizionato che io sola posso darti. Intanto Davide si svegliava sudato da un incubo ricorrente. Elena che sanguinava, un bambino che piangeva ininterrottamente. La casa senza di lei era un sepolcro, un eco vuoto della sua freddezza. Un'inquietudine inspiegabile lo spinse a girovagare senza meta per la città, le strade familiari che ora sembravano aliene. A bordo della sua auto lussuosa osservava i passanti schermato dal vetro del parabrezza, come da un palcoscenico distante, incapace di connettersi con il mondo esterno. Ma, fermo a un semaforo, la vide. Elena stava uscendo da un portone in una zona periferica, il volto pallido ma fiero, una determinazione nuova nei suoi occhi che lo colpì. Per un istante il vento gelido di Milano le mosse il cappotto, rivelando sottilmente il contorno del suo ventre che cresceva, un segreto ormai troppo grande per essere contenuto. Fu un pugno nello stomaco. Il semaforo passò al verde, ma Davide rimase immobile, inchiodato al sedile. Dietro di lui un coro assordante di clacson si levò, ma le sue orecchie erano sorde a tutto fuorché al battito impazzito del suo cuore, un martello che gli batteva nelle tempie. In quell'istante di caos e incredulità, Elena si voltò, quasi percependo il suo sguardo. I loro sguardi si incrociarono, un lampo di riconoscimento, poi di sorpresa, infine di una fredda, irremovibile distanza negli occhi di lei. Il suo viso, un tempo così aperto e vulnerabile, era ora una maschera di imperscrutabilità. Non c'era rabbia, non c'era dolore evidente, solo una calma piatta, quasi terrificante, che lo fece rabbrividire. Davide, paralizzato, vide il vento sferzare di nuovo il cappotto di Elena. Questa volta il contorno del ventre fu inequivocabile, un promemoria visibile e inconfutabile della vita che lei portava in sé, della vita che lui aveva così sconsideratamente rifiutato. Elena, vedendolo, non fece un passo verso di lui. Non c'era bisogno di parole. Il suo sguardo bastava a comunicare un abisso di mondi che li separavano, un taglio netto e definitivo. Davide, finalmente, capì.
Non solo il figlio, ma l'intero universo che lei aveva ricostruito, pietra dopo pietra, lontano dalla sua ombra e dalla sua freddezza, un universo in cui lui non aveva più posto, né avrebbe mai potuto averlo. Il suono dei clacson si fece più insistente, risvegliando Davide dalla sua catalessi. Senza una parola, Elena si voltò di nuovo, la figura che si allontanava inghiottita dalla folla cittadina. Non c'era fretta nei suoi passi, solo una determinazione risoluta, un'indipendenza conquistata a caro prezzo. Davide la guardò sparire, la consapevolezza di ciò che aveva perso bruciava come acido nel suo petto. Non era solo un figlio, era una possibilità, una vita che lui aveva scartato con leggerezza e che ora, con la sua assenza, lo condannava al più amaro e insopportabile dei rimpianti. Davide, distrutto dal rimpianto, cercò Elena per settimane, mesi, ma inutilmente. Ogni porta bussata, ogni nome pronunciato, ogni tentativo di rintracciare quel fantasma di un futuro che aveva brutalmente interrotto si rivelava vano. Elena si era dissolta, non per nascondersi, ma per fiorire, per rinascere dalle sue ceneri. Aveva trovato la forza di rifiorire, nutrendo il suo bambino in un ambiente di amore incondizionato e pace, circondata da nuove amicizie che avevano saputo vedere oltre le sue cicatrici e la sua sofferenza. Per lei la vita con Davide era un capitolo chiuso, un errore doloroso da cui era riuscita a scappare, un'esperienza che aveva trasformato in forza e determinazione. La sua nuova realtà, seppur imperfetta e con le sue sfide, era intrisa di una gioia semplice e profonda, un legame indissolubile con suo figlio che nulla e nessuno avrebbe mai potuto scalfire. Davide, da parte sua, imparò a convivere con il suo dolore, una condanna silenziosa e costante che lo accompagnava ovunque. Continuava a girovagare, non più per la città in cerca di risposte o di lei, ma per i parchi con bambini, osservando da lontano le famiglie felici, i padri che giocavano con i loro figli, consapevole di aver perso l'unica possibilità di vero amore e felicità, per via della sua aridità emotiva e della sua paura di amare. Ogni risata di bambino che sentiva, ogni mano di un padre che accarezzava il capo del figlio, era una pugnalata al cuore, un ricordo crudele di ciò che aveva lasciato andare. Il loro era un amore spezzato per sempre, la cui eco risuonava solo nei rimpianti brucianti di un uomo e nella ritrovata serenità di una donna e di suo figlio. In quella separazione definitiva, Elena aveva trovato la libertà, una nuova vita piena di luce, mentre Davide era rimasto prigioniero del suo stesso passato, un futuro che mai sarebbe stato, un'ombra di un'esistenza che avrebbe potuto essere. Se questa storia ha risuonato con te e ti ha emozionato, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti avvincenti e pieni di speranza. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.